Il materiale che serve per eseguire questa collana è 2 fili neri da 2 metri, 30 fili di color verde acqua da 40 cm, 2 fili color sabbia da 70 cm, 2 fili arancioni da 70 cm, 10 medagliette dorate, 10 anellini dorati, 10 perline metalliche bronzo scuro da 2 mm, forbici e accendino. Prima di tutto montiamo i 2 fili neri da 2 metri che saranno il nostro filo guida sulla nostra tavoletta al macramè. Prendiamo il filo verde acqua, lo dividiamo a metà e lo andremo a montare sul nostro filo guida, come potete vedere nel video. A questo punto andremo a montare i restanti fili. Prendiamo il filo color sabbia, lo fermiamo a un'estremità e lo andremo a montare sui nostri fili verde acqua, come potete vedere nel video. Finito il montaggio del primo filo color sabbia, andremo a eseguire il montaggio del secondo filo color sabbia, esattamente nella stessa identica maniera del primo filo. Andiamo a questo punto a montare sulla nostra creazione il filo color arancione, esattamente nella stessa identica maniera in cui abbiamo montato i 2 fili color sabbia.
creare il motivo finale della collana ci servono 6 fili che vengono suddivisi a coppie di 2, come potete vedere nel video. Dopo aver terminato la creazione, tagliamo tutti i nostri fili, ripuliamo bene, bruciamo le parti terminali dei nostri fili in modo da
fermare tutto il lavoro e la collana è pronta. La collana così eseguita, diciamo, la parte centrale è finita. Quello che nel video non vi voglio mostrare, ma non perché sono cattiva, ma perché voglio lasciare spazio alla vostra creatività, sono i cordini laterali della nostra collana, cioè i fili neri sia a destra che a sinistra. Date spazio veramente alla vostra creatività, potete adornarlo con l'aggiunta di perline di legno oppure eseguendo un cordino un po' più ricamato del solito. Io sinceramente questa collana l'ho finita andando a unire le due estremità dei fili sia a destra che a sinistra con un nodo scorrevole, perché già la collana di per sé era importante così com'è, non ho voluto aggiungere nient'altro, a parte che a me poi piace molto la semplicità, quindi l'ho finita in questa maniera qui, però voi potete spaziare nella vostra fantasia come volete. Ricordatevi sempre di utilizzare sia perline o creare dei cordini che finiscano la nostra collana, tenendo in considerazione lo stile, che in questo caso è uno stile etnico, per cui non allontanatevi dallo stile perché potrebbe inficiare la bellezza della nostra creazione. Bene, detto questo io vi saluto e spero di ritrovarvi nel mio canale, spero di ritrovarvi nei video futuri che pubblicherò. Buon lavoro a tutti e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!